Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi continua la saga del kart. Vedremo insieme un motore TM, il nuovo KZ R1. Un socio ci ha chiesto di prepararlo per fare le gare e quindi cogliamo l'occasione per guardare come è fatto, fare qualche misura e osservarne le peculiarità. E facciamo proprio l'unboxing di questo motore. Come potete vedere ci sono i timbri ufficiali TM, quindi viene proprio dalla fabbrica, e partiamo dalla fine perché questa volta, cosa che invece non è accaduta con il Modena, abbiamo anche la marmitta, quindi la tiriamo fuori e vediamo la marmitta come è fatta. Ha una forma molto classica, eccola qui, è inutile che tolgo il cellophane che la farebbe arrugginire, e poi c'è il silenziatore che è quello omologato, molto grande, molto lungo, che è quello omologato per fare le gare. Quindi c'ha eccola qui, c'ha un'omologazione che permette di correre alle gare internazionali. Allora, vediamo tutto quanto, ben imballato, c'è la carta, ci sono, ecco, così vediamo anche qual è la dotazione, che cosa arriva nella scatola. A parte, allora, abbiamo i tubi dell'acqua, ancora tubi dell'acqua, poi abbiamo coperchio della frizione, tubo spillo della marmitta, bobina alta tensione, cavo della candela, pipetta, insomma questa è tutta la minuteria del motore. Poi abbiamo il carburatore, che ci hanno assicurato essere un tipo speciale con il Venturi lucidato, infatti guardate quanto è bello, la sigla è VHSH 30CS e la taratura è 9303, vedete che bello? Molto bello. Poi abbiamo ancora in dotazione le piastre di fissaggio del motore al telaio, marchiate sempre TM, e poi basta, finito. E poi adesso tiriamo fuori il motore, vediamo un po'. Eccoci qua, partiamo dalla testata, togliamo il coperchio da dove poi entra l'acqua. Ok, ecco qua, perfetto. Ok, allora c'è l'O-ring, ma questo fa parte del cilindro. Partiamo con la testata, vi faccio vedere il profilo come è fatto. Non so se riesco perché la luce è molto lucida, la testa. Allora, c'ha una cosa che vi posso dire, c'ha lo spigoletto tra la banda di squish e la cupola smussato, non è tagliente. Alcuni motori ce l'hanno tagliente, questo no. Ha la classica forma toroidale, quindi a ciambella, e poi questi motori devono avere un volume minimo con il pistone al punto morto superiore di 13 cc. 13 cc deve essere con un apposito inserto per la misura, altrimenti deve essere 11. Quindi questo è un dato che insomma da dare. Prima di allentare i dadi e togliere il cilindro, vorrei farvi vedere come si presenta la canna con
il pistone dentro quando facciamo girare l'albero motore. Ecco qui, scoprono i travasi, arriviamo al punto morto e la situazione è questa. Vedete quanto sono grandi? Tutti quanti i travasi e anche lo scarico con i fori booster. Quindi adesso procediamo a togliere il cilindro. Allora, andiamo a togliere, così vediamo, ve lo faccio vedere senza il pistone, vediamo come è fatto. Questo non è propriamente un cilindro standard, cioè un motore standard, è un motore che viene denominato special, quindi già come dire, ha gli spigoletti limati, è ben rifinito, ecco, diciamo così. Poi noi comunque qualcosa la faremo, quindi non è che lo lasceremo standard, perché altrimenti sarebbe inutile. Allora, ecco qui, partiamo dal cilindro, i bellissimi travasi molto grandi, molto ben raggiati, come abbiamo visto per il Modena, e come io già vi dissi, quella forma delle rampe è una consuetudine su questi motori. Infatti, se voi andate a riprendere l'altro video, vi accorgerete che la forma è proprio simile a questi. Quindi l'esperienza ci ha insegnato a tutti i motoristi che operano nel campo dei due tempi che questa è una forma che funziona molto bene. Quindi, perché vi dicevo special, vedete all'interno dei travasi sono state tolte tutte le bave, il cilindro è stato pulito, hanno fatto un ottimo lavoro, c'è da dirlo. Vedete come sono ben fatti, puliti bene. Gli spigoli non sono taglienti, questo è importante, non lavorarli a lama, anche per altre applicazioni, perché altrimenti si crea una turbolenza se è troppo tagliente questo spigolo. Quindi sottile sì, però raggiato, raccordato. Andiamo a vedere il carter. Da quest'altra angolazione, adesso abbiamo tolto il cilindro, pistone più o meno al punto morto superiore, da quest'altra angolazione si vede bene come è fatto l'imbocco. Questo motore denominato special, come potete vedere, ha un imbocco che convoglia i flussi dal pacco lamellare direttamente ai travasi. Questa lavorazione è stata aggiunta, io ve l'assicuro, perché ho visto lo stesso modello che non ce l'aveva. Quindi sicuramente questa è o una miglioria che hanno fatto, perché il KZ10C non ce l'aveva, invece questo ce l'ha, quindi o è una miglioria della nuova omologa R1, oppure è stata aggiunta questa lavorazione dal produttore per darci un prodotto più performante. La biella, come potete vedere, rispetto all'altro motore OK senza le marce che abbiamo visto l'altra volta, è molto più spessa, sempre lavorata, scaricata, pulita, bellissima, però è più spessa dell'altra. Abbiamo rimontato il cilindro soltanto per vedere quali sono le fasi di questo motore sportivo. Allora, partiamo dai travasi. Allora, già avevo fatto lo 0 prima, eccoci qua, perfetto, andiamo, eccoci qua, 131 gradi abbiamo di travaso. Andiamo a vedere lo scarico, facciamo lo 0, vediamo se stiamo bene, perfetto. Scusate, mi si è spostato lo spessimetro. 194 gradi. Quindi la fase di questo motore è 131,
194 misurato con lo spessimetro da 0,20. Continuiamo la nostra panoramica osservando il pacco lamellare, come è fatto, partendo proprio dal collettore, che è del tipo extra short, cioè è molto corto, tanto che una parte del carburatore va a finire all'interno del collettore, di questo attacco elastico femmina che lo ospita. Vediamo un po' che cosa fa. Si toglie? No, perché ne manca una, giustamente. Ecco qua, adesso si toglie. Ok, così vediamo pure come è fatto e eccolo qua. Questo è il pacco lamellare. È molto bello. Adesso vedremo anche il guidaflussi come è fatto. Le lamelle sono in carbonio, ovviamente, e sono sotto, non so se riesco a farle vedere, probabilmente no, sotto ci sono 3 strati di balestrini, vedete? E invece sopra, verso il cilindro, c'è 2 soli strati di balestrini. Oltre questo celeste, vedete? C'è un solo strato, mentre qui, oltre a quello celeste, ce ne sono altri 2. Eccoli qua. Questo qui, come già abbiamo visto l'altra volta parlando del motore senza le marce, è fatto per impedire alle lamelle di sfarfallare sotto l'effetto della turbolenza dell'albero motore, che anche se il carter è chiuso comunque un po' c'è. Quindi è per questo che viene fatta, insomma, vengono fatti questi balestrini più spessi sotto. Adesso lo smontiamo e vediamo come è fatto il guidaflussi. Sicuramente, se avete visto l'altro video, vi salterà subito all'occhio che questo pacco è più lungo, la cuspide è più lunga, è, diciamo, meno aperta in proporzione rispetto all'altro e è più corta, mentre l'altro ce l'aveva più larga, più bassa e un po' più, insomma, alla fine un po' peggio, però quello lì è il compromesso che viene raggiunto su quei motori per farli funzionare in maniera efficace a regimi più alti di questo. Ecco come è fatto il collettore di cui vi parlavo. Vedete, c'ha questo invito che permette di stringere la fascetta che tiene il carburatore, e poi ha questo collettore in gomma che va al suo interno, c'è anche una sede che finisce in questa cava, questa posizione, eccolo. Il pacco lamellare è fresato e poi al suo interno c'è il guidaflussi. Complice la perfetta lavorazione meccanica e sicuramente anche la realizzazione rispetto al pacco lamellare, preferisco non togliere questa cuspide, andare a rompere le scatole al pacco lamellare. Quindi adesso, ecco, cerco di farvelo vedere così. Vedete, è ben raccordato, ha una forma molto classica, non presenta il traversino in mezzo, che invece Modena, KZ sempre, ce l'ha. Ed ecco come appare l'apertura lamellare, quindi come si affaccia all'interno del carter. È tutto molto aperto, il passaggio non ci sono ostruzioni e l'albero motore è protetto in modo che le turbolenze non vadano a dar fastidio al flusso in entrata. Oggi abbiamo visto tutta la parte fluidodinamica del motore kart TM dell'ultima omologa. Per quanto riguarda invece la marmitta, vi rimando alla fiche del motore, perché le misure che posso prendere io saranno sempre meno precise rispetto a quelle riportate sulla fiche, perché poi
quelle misure lì sono quelle di progetto e sono quelle che i commissari verificano. Quindi sicuramente la marmitta, essendo originale, risponderà a quelle caratteristiche, però anziché misurarla io, è bene vedere direttamente i dati delle misure. Comunque li metterò in questo video così che possiate vederli e valutarli. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.